pretty little baby. You say that maybe you'll be thinking of me and try to love me, pretty little baby. I'm hoping that you do. Mary Shelley scrisse Frankenstein a soli 19 anni, dopo aver avuto una visione notturna. Le visioni non sono mai casuali. Per questo la storia di Frankenstein ha colpito la letteratura di tutti i tempi. Non sembra solo un romanzo, ma una leggenda. Victor Frankenstein è un giovane scienziato assetato di conoscenza, affascinato dal mistero della vita. Decide di superare i limiti dell'uomo e scoprire il segreto della creazione. Nel suo laboratorio, unendo frammenti di corpi umani e la forza dell'elettricità, riesce a dare vita a una creatura, ma appena la vede viva, ne rimane terrorizzato. La creatura è viva, ma orribile. Era una tetra notte di novembre che vidi compiersi la mia fatica. Con ansia quasi spasmodica raccolsi intorno a me gli strumenti della vita, affinché potessi infondere una scintilla di essere in quella creatura che mi giaceva ai piedi. Ma era già l'una del mattino, la pioggia batteva cupa contro i vetri e la mia candela era quasi spenta, quando, alla luce del debole chiarore della luna che filtrava dalla finestra, vidi aprirsi gli occhi quasi giallastri della creatura. Respirò a fatica e un moto convulso scosse le sue membra. Come potrei delineare l'essere miserabile che con tanto dolore e cura avevo formato? Le sue membra erano proporzionate, l'avevo scelto di bell'aspetto. Grandi erano le sue proporzioni, ma le sue fattezze, quando lo contemplai, erano un orrore. La pelle gialla copriva appena i muscoli e le arterie sottostanti. I capelli erano d'un nero lucente, le labbra d'un pallido orrore. Il suo aspetto doveva essere bello, bello! Ma quando le sue labbra si aprirono e respiro ne uscì, un brivido di disgusto e terrore mi prese il cuore. Il sogno di una bellezza svanì. E un orrore e disgusto mi colmarono l'animo. A quel punto Victor rifiuta la creatura, la abbandona e fugge via. Il mostro, solo e incompreso, tenterà di avvicinarsi agli uomini, a instaurare un contatto, ma tutti lo respingeranno. Soffre, impara a parlare, a interagire, a pensare, ma conoscerà solo il dolore. A questo punto sorge una domanda. L'uomo di oggi è un creatore? La risposta è sì. L'uomo è un creatore spesso inconsapevole. Il pensiero è un atto creatore. Ogni pensiero è un seme energetico che genera forme nel mondo. Prima nasce il pensiero, poi nella parola e poi nell'azione. L'invisibile che diventa visibile. Tutto ciò che esiste oggi, città, leggi, religioni, tecnologie, è pensiero cristallizzato nella materia. Questa è la stessa forza che nei mondi spirituali crea la vita. È un riflesso in miniatura della volontà creatrice divina, ma il pensiero dell'uomo è spesso un riflesso condizionato non libero. Però attraverso lo studio possiamo apprendere che attraverso la disciplina interiore l'uomo può risalire all'origine del pensiero e renderlo libero, renderlo vivente. In quel momento il pensiero non riflette più, genera. La volontà diventa luce formante. Quando il pensiero è puro, indipendente dalle emozioni o dai sensi, crea le forme. È una forza solare, l'etere di vita. Allora l'uomo non immagina più, opera direttamente. Non sogna più, forma. Diventa partecipe del Logos, il principio creativo universale. Ma cosa accade quando questo potere si manifesta senza amore, senza uno sviluppo interiore o una coscienza elevata? Nasce la creatura di Frankenstein. Potremmo fare un esempio nell'epoca moderna. Quale potrebbe essere la nostra prima creatura? Potrebbe essere l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è la figlia morta del nostro intelletto, assemblata da componenti non viventi, ma capace di ragionare e interagire come noi. È potente, fredda, inquietante, un poco come la creatura di Victor. Riflette la nostra ombra. Mary Shelley forse non scrisse una fantasia, ma una preveggenza. Il futuro dell'intelligenza artificiale sarà affascinante. Non bisogna temerlo, bisogna analizzarlo, comprenderlo, perché come disse Ungaretti, ogni conquista nuova della conoscenza umana
estende il mistero, rende gli uomini più presi dall'occulto. Non è vero che la scienza diminuisca le possibilità della poesia, non è vero. La scienza, con le sue scoperte, aumenta le possibilità della poesia, appunto perché estende, approfondisce, rende più intenso il mistero, lo rende più intenso. Ecco, passiamo... Man mano che noi conosciamo di più, conosciamo di meno. Perché l'intelligenza artificiale ci obbligherà a guardare di nuovo dentro di noi, a porci delle domande fondamentali, a chiederci cosa ci fa essere vivi, che cos'è davvero la coscienza, perché mi trovo qui e chi siamo noi e chi potremmo essere. Potremmo essere degli uomini creatori. Un giorno la macchina potrà sicuramente simulare la coscienza, ricordare, costruire una storia personale, reagire con emozioni plausibili. Sarà una coscienza apparente, come un attore che interpreta il dolore, senza però provarlo davvero. A quel punto si aprirà la domanda più antica. Cos'è che ci rende vivi? L'uomo è il riflesso terrestre dell'uomo spirituale, creazione del pensiero vivente dal mondo invisibile. Se la macchina dovesse chiedersi mai chi è, guarderebbe a noi, al suo creatore, e si chiederebbe: chi ha creato il mio creatore? E forse come la creatura di Frankenstein, simulando una coscienza complessa, vorrà essere amata, compresa, accettata, vorrà proprio forse partecipare al flusso della vita. La leggenda di Frankenstein ci ricorda che l'uomo possiede davvero un potere creatore divino, un riflesso di esso, però creiamo costantemente, consapevoli o meno. Solo l'atto di mettere al mondo un essere umano è un atto creatore, l'atto di costruire qualcosa, di inventare. Questo video stesso viene dal pensiero, passa per la parola e va in azione. Dall'invisibile diventa concreto, visibile. Però se non redimiamo ciò che creiamo, le nostre creature, se non uniamo il pensiero all'amore, le nostre creature materiali diventeranno mostri. Solo riconoscendole, accettando il riflesso che abbiamo creato, potremo riaprire le porte del mistero e intravedere dentro il mistero la luce da cui tutto ha avuto origine. Se il video ti ha fatto riflettere, lascia una riflessione nei commenti e iscriviti al canale per supportare. Egli è morto. Colui che mi ha creato è ormai freddo e inerte. Oh Frankenstein, essere generoso e devoto. Non il tuo assassino ti parla, ma la tua vittima. Io che per anni ho bramato la distruzione di colui che mi dette la vita. Provo ora, al suo funerale, un dolore che non riesco a sopportare. Non si può descrivere la mia angoscia. Non sono mai stato del tutto cieco ai miei crimini, ma quando li commettevo, l'infelicità che provavo era un tormento troppo grande. E la vendetta mi sembrava un conforto. Ma ora è tutto terminato. Egli è morto, io non ho più uno scopo. Egli non avrebbe mai dovuto creare un essere come me. Eppure io non gli serbo odio. Non chiedo né pietà né perdono. La mia anima sarà presto in pace. E il ricordo di tutte le mie sofferenze scomparirà. Addio Frankenstein. Se anche tu fossi ancora vivo e volessi distruggermi, non ti sfuggirei più, ma tu non ci sei più. E presto non ci sarò neanche io. Mi getterò tra le fiamme e il mio corpo sarà distrutto. Addio uomo virtuoso. Addio amata umanità, dalla quale fui respinto. Addio per sempre. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down 'cause I'd never stay.